arriviamo al passaggio. Qual è la sua riflessione? Puoi spiegarci cos'è il passaggio? Perché il passaggio è questo di cui tutti Misterioso, questo parlano. oggetto Sì. misterioso. Sì. Ma insomma, in genere fino a una certa tessitura centrale, proprio la laringe, le corde vocali sono in una posizione che poi cambia da un certo punto in poi. E quello è il passaggio. Per aiutarlo ovviamente bisogna, io dico raccogliere, perché non mi piace il termine coprire, il termine chiudere, perché mi danno un'idea proprio di chiusura. E quindi per me raccogliere la vocale e sentirla più avanti, giustamente come risonanza. Raccogliere vuol dire arrotondare forse? Arrotondare la vocale? Vuol dire sì, che una O diventa un po' più O e comunque c'è un giro naturale che però secondo me non deve essere mai indirizzato contro, ma girato per uscire. Sì. Deve far questo solamente nel passaggio e poi apre negli acuti? No, O io non penso mai di aprire un suono. non pensa, no? No. Ma nel registro centrale Nel registro lascia... centrale è più comodo, più piatto se vogliamo, o come si vuole, non certo un posso contorno, no, così nel Sì, centro. perché non si capisce niente. Ecco. Ok. Lei ha cantato tante volte coloratura. Sì. Come l'ha fatto per cantare coloratura? Come Ci si può sono nata, imparare? ci sono nata. E pensa che sia una cosa di naturalezza? O forse si può lavorare per acquirla? Ma io credo che esista una naturalezza. Mm. Se poi si vuole costringere qualcosa che non è, cominciano i guai, cioè la tecnica esiste per tutti. È quello che io dico sempre, che la tecnica serve a distinguere un artista professionista da un dilettante. Quindi fondamentalmente la tecnica ci vuole. Però non è che tutti possiamo diventare coloratura o tutti possiamo diventare soprani drammatici solo con la tecnica. Esiste la natura, Sì. esiste la conformazione fisica. Io le corde vocali corte non avrei mai potuto fare il mezzo soprano, cioè questo esiste. Cosa pensa nella voce di donna della anche famosa voce di petto? Perché Ma sa cosa ne penso? Sono anche queste anche mode, voglio dire, nell'Ottocento, quando si dice che cantavano i vari ruoli, no? Da sonnambula a ruoli drammatici, cantavano fino al fa, fino al sol di petto. Oggi, secondo me, se uno si presenta e canta di petto in quelle tessiture, rimaniamo un pochino sorpresi, cioè è un gusto che per noi è cambiato. Cioè io non potrei mai cantare i sol di petto, i sol centrali. Eppure una volta nell'Ottocento era prassi. sì. Quindi è questo che è cambiato, secondo me. Ma non c'è nessun problema di utilizzarlo, no? Se nel registro Sì, ma nel grave. registro grave, non centrale, mentre una volta si usava anche nel registro centrale. Questa domanda la faccio perché ci sono delle insegnanti che dicono che la voce di petto è cattiva per la voce, che non si deve mai fare. Nelle donne parlo. Ma nelle donne, voglio dire, dipende da quello che stai cantando, dal ruolo che stai cantando. Se devi cantare un si bemolle, capita anche ai soprani leggeri di dover cantare un si bemolle basso. Se non lo fai di petto, può si anche sente. essere che non si senta. Non dico di pesare, di gravare, di farlo volgare, però si può fare un misto o comunque in modo leggero. Ok. Parliamo un po' degli acuti, che questo che sempre preoccupa a giovani studenti e non tanto giovani. Come fa lei per arrivare agli acuti di una maniera, diciamo, comoda? Qual è il consiglio per i giovani che lavorano e non lo trovano? Cioè, i consigli pratici, teorici, non servono a niente. Cioè, nel senso che si deve conoscere l'elemento, si deve conoscere la voce della persona che ti sta davanti e che non riesce a fare un acuto e quindi capire il difetto, capire perché non lo fa. È inutile, veramente in questo caso è inutile parlarne, come anche per uno strumento. Se non lo pratichi, se non ce l'hai, la teoria serve relativamente, tutto quello che ho detto fino adesso serve, ma come far fare un acuto dipende poi dall'individuo a cui ti stai rivolgendo, alle difficoltà che ha.
E non ha trovato forse in questi anni di lavoro con i giovani un errore che sia forse più comune negli studenti quando vogliono arrivare all'acuto? Ma spesso pensano che l'acuto sia qualcosa che devono pensare in alto, al di fuori di sé, appunto, e spingono come dei matti e ovviamente salta tutto. Sì, con troppo aire, no? Sì, Tante volte. tante volte sì. Sì, perché io ho trovato questo, no? Che anche io lo facevo, no? Quando pensavo di fare gli acuti, prendeva troppo aire, soffiava come, non so, come un cavallo forse, no? E poi quando ho imparato a farli propriamente bene, no? Ho visto che è necessario molto meno aire e molto meno forza di quella che io Che lei metteva, no? faceva. Penso che sia comune questo errore, no? Sì, spesso è comune. Ok. Quando qualcuno come lei fa una lunga carriera e va cantando dei ruoli un po' più pesanti, no? Si deve cambiare qualcosa tecnicamente? Francamente io no, perché se una tecnica è sbagliata e non ti consente di fare determinati ruoli, forse ci devi ragionare sopra. Però no, non ho cambiato tecnica. Forse la voce ha avuto un'altra evoluzione, ovvio, ma tecnicamente non ho cambiato. Ho continuato a studiare, questo sì. Sì, dunque lei ha cantato sempre uguale, no? Indipendentemente Dal dal punto di repertorio, vista sì. tecnico, sì. Sì, 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 quello che voglio dire dal punto di vista tecnico. Ok, sempre mi piace per finire le interviste di fare la tipica domanda dei consigli, ma in quest'altra maniera, no? Che consiglio daria lei ai principianti che nessuno ha detto lei quando lei era principiante? No, devo dire che quando io ero principiante ho avuto un insegnante che mi ha sempre detto una cosa che io continuo a ripetere e che è quella dell'attenzione al repertorio. L'ho detta fino alla nausea, ma continuerò a dirla perché spesso si canta qualunque cosa tanto per cantare. Sì, questo è interessante, no? Perché lei sa che ci sono di nuovo, insegnanti che sempre raccomandano le stesse parti ai principianti, no? Se sei tenore ti dicono di cantare, non so, forse qualche Donizetti, e forse tu non sei un tenore bel cantista, forse tu hai una voce più grossa, no? Che pensa lei sopra questo? Alle donne sempre le stesse parti di Mozart all'inizio? Vabbè, Mozart non fa male a nessuno. Il tenore che ha voce, se fa qualcosa di bel canto, lo può fare, perché non è che si canta senza voce il bel canto, anche questo è se vogliamo, un equivoco. Però io dico che si deve veramente considerare, non si può fare tutta la stessa cosa per qualunque, no? Bisogna conoscere l'allievo e consigliarlo nel repertorio giusto anche quando studia, anche quando inizia a studiare. Sì, perché che pensa del repertorio all'inizio? Perché io trovo che rapidamente si consiglia di fare arie di opera ai giovani cantanti. Forse non è. No, vabbè, esistono le aree da camera, esistono i vocalizzi, il concone, il Sì. panofka, tutte queste cose qua, attraverso cui siamo passati tutti quanti. Questo sì, però le aree antiche. Però è chiaro che per loro, se non cominciano a fare queste cose, non c'è soddisfazione probabilmente. A fare solo il solfeggio cantato Sì, no. non li diverte molto. No, sicuramente no. Dunque non so se ho lasciato qualche cosa No? fuori. Bene, grazie tante maestra per il suo tempo. Grazie. Speriamo che i giovani trovano interessante questa intervista. Speriamo. Grazie.